Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono nel Parco Nazionale della Maiella, in località Serra Monacesca. Sono nel comune di Serra Monacesca e quello che c'è dietro le mie spalle è la bellissima abbazia di San Liberatore a Maiella. Il piano di oggi è quello di scendere nella valle dell'Alento, sotto lì, da quella parte lì ci sono delle bellissime cascate, c'è un torrente che risale un po' a questa valle e vorrei andare alla ricerca di una fotografia che ho in mente già da un po'. C'ero stato qualche tempo fa, ma vorrei approfondire meglio la conoscenza di questo luogo. E visto che ci sono, vorrei anche provare il grandangolo della OM System, il 7-14 mm, è un grandangolo spinto e vorrei utilizzarlo appunto sulla Olympus OM1 e utilizzare magari qualche particolarità della macchina, qualche caratteristica che mi aiuterà magari nelle lunghe esposizioni. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video, rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente un'avventura molto particolare. Dalla chiesa di San Liberatore a Maiella si segue il sentiero, si può passare anche internamente alla chiesa come ho fatto io, e si scende per un sentiero molto semplice qui nel bosco. In 5 minuti si raggiunge una prima cascata artificiale che ho cercato di fotografare utilizzando la funzione della macchina Olympus, un Live ND, cioè un filtro ND che allunga l'esposizione in maniera elettronica anche a mano libera. E quindi dopo una brevissima visita alla cascata, alla pozza d'argilla che si trova proprio lì sotto quegli alberi, lì c'è la cascata, si segue il sentierino, in un paio di minuti si raggiunge questa zona dove il fiume crea come delle vasche e bisognerà adesso attraversare l'acqua. A quel punto lì un po' bisogna fare un po' di attenzione perché è un po' scivoloso. Si segue il sentiero proprio che corre di fianco al fiume, ci saranno un po' degli ostacoli credo, e si raggiungerà una seconda cascata un po' più importante. Vediamo se là sarà il caso di fermarsi oppure proseguire per la meta di oggi, che sono le tombe rupestri. Seguendo il sentiero, tra l'altro molto gradevole, qui in mezzo al bosco, in mezzo alle gole del fiume Alento, si raggiunge quest'altra piscina naturale, proprio in prossimità di una cascata più interessante che si trova da quella parte. E qui forse sarebbe interessante realizzare una fotografia
sapete, quelle foto con le lunghe esposizioni, con i vortici che si creano con il movimento delle foglie, però in realtà la composizione qui intorno non mi convince molto, perché da questo punto di osservazione si vede solamente la pozza d'acqua, la piscina, e non si riesce a inquadrare parte della cascata o comunque dell'ambiente circostante, ma solo un po' della vegetazione intorno, che in realtà è un po' confusa. Però prima di andare via vorrei provare a fare una fotografia velocemente. Utilizzerò la OM1 con il 714 e la funzione integrata Live ND. Posiziono qui il cavalletto e molto velocemente proverò a fare uno scatto. Vediamo che cosa esce fuori. E quindi ho fatto bene a fermarmi all'altra cascata, in quella piscina dove si creavano dei vortici. Io avevo in mente di realizzare la fotografia con le foglie e i vortici in questo punto, perché un paio di anni fa ero capitato qua e c'era la condizione, questa piscina era piena di foglie e si creavano dei vortici molto interessanti per le lunghe esposizioni. Evidentemente oggi, in questo periodo, per qualche motivo, insomma, le foglie sono defluite e non c'è più questa condizione interessante. A questo punto non mi resta altro che raggiungere la meta che mi ero prefissato, le tombe rupestri. Si tratta di un complesso molto antico e molto caratteristico. Per raggiungerlo è molto semplice, si segue questo sentiero, questa scalinata qui in legno con una staccionata, e in brevissimo si raggiungerà questo luogo davvero misterioso. E anche questo, come l'eremo di San Giovanni all'Orfento, è un luogo molto particolare. Bisogna muoversi prima di tutto con molto rispetto e poi anche con molta attenzione. Bisogna passare su questo corridoio, su questa cengia un po' di terra. Qui al strapiombo ci sono circa 10 metri, forse sì, più o meno, forse anche di meno, però comunque non è una caduta che consiglio. E ci sono 3 tombe rupestri, 3 sepolcri, manca la lapide di copertura, quindi ci sono delle informazioni evidentemente mancanti. Poi si prosegue ancora un po' e bisogna fare molta attenzione. Ci sono anche qui delle maniglie per
sorreggersi per camminare in sicurezza, e ci sono anche in questo caso delle nicchie scavate nella roccia, evidentemente per qualche magari candela o qualche crocifisso o immagine sacra. Proseguendo da quella parte si apre una piccola cappella dedicata, forse anni fa c'era una statua di San Giovanni, e Giovanni è un santo il cui culto ricorre nei luoghi in cui è presente l'acqua. Ricordiamo San Giovanni all'Orfento, dove c'è il fiume Orfento che corre sotto alla valle, la cascata di San Giovanni a Guardiacrele, che ho visitato qualche volta. Anche questo luogo qualcuno lo chiama San Giovanni, le tombe di San Giovanni, proprio perché lì c'era una statua dedicata al santo. Ho raggiunto questo luogo davvero molto bello, sono nella forra del fiume Alento che scorre dalla Maiella in alto e poi va a finire nel mare Adriatico, circa 40 o 35 km da qui. Voglio effettuare una fotografia abbastanza classica di questo luogo, riprendendo un po' la cascata qui in primo piano e un po' l'ambiente circostante. Il cielo è abbastanza buono, non è particolarmente luminoso, per cui riuscirò a gestire la luce. E per questa fotografia utilizzerò il grandangolo 7-14 mm f2,8 che mi ha prestato Olympus insieme a questa macchina fotografica. Attraverso la funzionalità Live ND cercherò di effettuare una lunga esposizione per dare un po' di movimento all'acqua, e poi comunque effettuerò diverse prove, diverse angolazioni. Magari più tardi proverò anche con un obiettivo un po' più stretto, montando un polarizzatore, perché purtroppo su questa lente il polarizzatore non è possibile montarlo in quanto ha una lente frontale molto ampia ed è un bulbo, per cui non c'è modo di utilizzare i filtri case. Mi devo mettere al lavoro però, perché la luce sta velocemente scendendo e voglio ottenere il massimo da questa escursione. Purtroppo anche l'avventura di oggi ormai è finita. Sono stato nel Parco Nazionale della Maiella, alle tombe rupestri di San Liberatore, nel comune di Serra Monacesca. Il percorso per raggiungere le tombe rupestri è davvero molto semplice, anche se in certi punti è abbastanza avventuroso. Non c'è da fidarsi delle pietre ricoperte di muschio, perché sono davvero molto scivolose e si potrebbe cadere anche in acqua. E durante il pomeriggio ho seguito tutto il percorso dai campi sportivi sino alle tombe rupestri. Mi sono fermato qua e là a fotografare le foglie che creavano dei vortici nell'acqua, utilizzando le caratteristiche della OM1 con il Live ND, filtro ND elettronico, e il grandangolo
7-14. Poi le tombe rupestri, veramente mi sono immerso in questo ambiente così misterioso, una breve visita appunto al complesso funebre in alto e poi qualche scatto giù nella forra del fiume Alento. E consiglio a tutti quanti una visita in questi luoghi. Siamo a bassa quota, intorno a 300 o 400 metri, per cui non avremo problemi di neve o freddo eccessivo durante l'inverno. Il sentiero, ripeto, è davvero molto semplice. Poi vale sicuramente la pena visitare anche l'abbazia, la chiesa qui sopra di San Liberatore, davvero molto bella. Ed io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo punto, per avermi accompagnato sino alle tombe rupestri qui a San Liberatore a Maiella. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Qui, dalle forre del fiume Alento, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!